Buongiorno, ore 6:30, Autostrada del Sole, direzione Borgo Panigale, vado a provare la nuova multistrada V4. Per Ducati è una super sfida perché in una sola moto ha concentrato un mondo tecnologico a parte rispetto ai canoni sportivi bolognesi. Prima di tutto il motore V4 da 170 cavalli senza la distribuzione desmodromica, dentro un telaio in alluminio e poi arriva la ruota anteriore da 19 pollici, è ufficiale e viene dato l'addio al forcellone monobraccio. Ha a disposizione sospensioni semiattive e in anteprima assoluta il cruise control adattivo che regola da solo la velocità nel traffico e in particolar modo in autostrada. La giornata si preannuncia bella, cielo sereno, si guiderà un sacco e sono curioso di raccontarvi come va. A dopo! 217 kg a secco, motore V4 Gran Turismo, dotazione elettronica completa con 4 riding mode e un bel pacchetto multimediale per sfruttare il potenziale dei moderni smartphone. Il tutto senza perdere però di vista l'obiettivo, la guida e il comfort. Una vera rivoluzione e in più, ricordiamolo, multistrada porta al debutto l'assistenza alla guida con il supporto del radar frontale e posteriore. Tantissime le domande che mi sono fatto per capire effettivamente quanto fosse cambiata la multistrada V4, a molte sono riuscito già a dare rapidamente una risposta semplicemente guidandola. A partire dall'elettronica, gli ARAS, cioè quei dispositivi che ti aiutano nella guida per il mantenimento della distanza in autostrada, che si attivano facilmente e rispondono correttamente rallentando la moto quando davanti si presenta un ostacolo, una vettura o un'altra moto, quindi una confidenza fin da subito che regala al pilota, e questo è molto importante, e poi la certezza di avere uno strumento a disposizione che è facile da gestire. Strategie facili che si attivano dal blocchetto di sinistra, visibili sul grande display da 6 pollici e mezzo. Nessuna distrazione nella guida e se proprio accade il cruise control adattivo interviene rallentando e mantenendo sempre la giusta distanza da chi ci precede. Più luce a terra per affrontare l'ostacolo, ben 220 mm, sospensioni elettroniche Skyhook semiattive in grado di rilevare automaticamente il carico. E poi forcella rovesciata da 50 mm, tutto materiale buono che aiuta a raccontare con chiarezza quale sia il target della nuova multistrada V4. Partiamo con ordine, posizione in sella, triangolazioni, sella, pedane manubrio molto buona. L'altezza di 840 mm della seduta è un po' più alta rispetto alla vecchia multistrada e facendo il confronto stamattina alla concessionaria si capisce la differenza che c'è dietro questo nuovo progetto, però la triangolazione rende la guida molto confortevole e una delle cose che mi ha stupito maggiormente è proprio la qualità della seduta. Già, una sella che regala un comfort da business class e che ti fa dimenticare i chilometri percorsi, uniti poi alla possibilità di regolare velocemente con un solo dito l'altezza del parabrezza per avere quella bolla d'aria di puro comfort impossibile da riscontrare su concorrenti di pari categoria. Sul tema viaggio, Ducati ha fatto un deciso passo avanti, a cui è doveroso aggiungere che sulle pedane non ci sono vibrazioni e quelle poche leggere si sentono solo sul manubrio. Ducati dunque straccia le regole del passato con una ciclistica per fare tutto, anche del fuoristrada, per dimostrare che il concetto adventuring può tracciare nuove strade grazie alla corsa della forcella da 170 mm e di 180 mm per il monoammortizzatore. È un cambio importante e Ducati ha deciso di farlo nel modo migliore, partendo proprio dalla ruota da 19 che offre un equilibrio di guida, una capacità di entrare in curva veramente molto buona, fluida, morbida, mai aggressiva, mai svelta come potrebbe essere un 17 pollici, ma soprattutto confortevole. Punto di forza le sospensioni che si adattano al carico e alla mappatura selezionata e che rimangono sempre personalizzabili in tutti i parametri, compressione, ritorno e precarico, e poi l'autolivellamento dell'avantreno che non affonda e mantiene la multistrada piatta e alta il giusto davanti. La forcella mi piace tantissimo, affonda poco in frenata, c'è pochissimo trasferimento di carico e per certi versi penso che abbiano preso spunto anche da una delle concorrenti più accreditate che vende davvero tanto e che di trasferimento praticamente non ne ha, insomma, in ingresso curva. Questa caratteristica è a tutto vantaggio della guida, che sia sportiva, veloce, ma anche confortevole e perché no rilassata, perché
Di fatto con un avantreno così ti puoi permettere di entrare in curva morbido, sicuro, avendo sempre la certezza di avere una grande stabilità e percorrere davvero curve ad alta velocità senza alcuna esitazione. Mi sento di fare una critica al monoammortizzatore nella prima parte della corsa. Quando incontra un ostacolo improvviso, soprattutto ad alta velocità, tende a chiudere rapidamente e perde un po' di quel valore di comfort che mi aspetterei da una moto di questa categoria. È un problema di settaggio, ovviamente sono le prime moto, c'è stato detto da Ducati che si farà un passo avanti, però questa è l'unica sensazione a livello di guida che secondo me potrebbe essere migliorata. Battezzato Gran Turismo, il V4 dichiara 125 Nm di coppia ed è un motore tutto nuovo, riconducibile a quello della Panigale solo per l'albero motore controrotante. Ci sono le molle per le valvole e non la distribuzione desmodromica. In soldoni, intervalli per il service specifico spostato a ben 60.000 km. Il 4 cilindri a V pesa 1,2 kg in meno del bicilindrico testa stretta e la maggiore compattezza rende ancora maggior giustizia al piacere di guida. 170 cavalli, fluidi, rotondi, che non vibrano, prendi in mano il gas, non c'è un on-off, se decidi di viaggiare in touring viaggi su un tappeto volante, se decidi di guidare in sport ritorni ad avere il DNA tipico di Ducati. È un bel motore, è rotondo, è progressivo, è un motore che ti permette di girare in quarta marcia veramente nei tornanti stretti, aprire il gas a sopra 2500 giri ed avere la certezza che ti porti ben oltre la curva, già praticamente proiettato alla curva successiva, e questo è un grosso vantaggio sempre nell'utilizzo turistico che secondo me è un po' il cardine di questo progetto. Ribadisco un concetto che mi sta molto caro riferito alla guida. Ho elogiato la Forcella per il suo comportamento e per il ridottissimo affondamento e il trasferimento di carico che ha in ingresso curva. Riconosco anche un ottimo funzionamento da parte dell'impianto frenante, proprio modulabilità, sensazione di avere la leva del freno anteriore in mano, perché quando decidi di entrare anche forte in una curva ti puoi permettere di tenere il freno in mano, e questa è una cosa importante, e portare senza esitazioni l'avantreno proprio lì dove hai pensato. Non hai autoraddrizzamento, quindi il comportamento delle gomme, le Scorpion Trail 2, si rivela molto buono, ma anche poi a livello di posteriore. Dischi Brembo da 330 mm davanti con pinze monoblocco stilema ad attacco radiale e pompa radiale, il tutto in abbinamento con piattaforma IMU e il cornering ABS, che in più ha l'opzione che disattiva la ruota posteriore quando decidiamo di guidare nel fuoristrada. È il momento delle conclusioni, facendo anche una piccola divagazione in fuoristrada. Sì, ci siamo andati regolando il manubrio e attivando l'opzione off-road. Posizione centrata, guidando in piedi, e risposta sincera del gas aiutata da una buona trazione. Si sente il peso però tra e davanti le gambe, il baricentro è alto il giusto. Insomma, si può fare, ma onestamente non oso immaginare nemmeno il più piccolo graffio di un cespuglio a rovinare la vernice del cupolino. Detto questo, in questo momento la Ducati Multistrada V4S è, a mio avviso, la miglior creazione di Borgo Panigale sotto ogni punto di vista. Promuovo il motore e la sua elettronica per come eroga i 170 cavalli e il cambio, finalmente, ai giusti rapporti, né lunghi né corti. E grazie anche alla grande elasticità e alla coppia del V4 non devi più giocare con il cambio a metà curva. Finalmente la giusta misura davanti, 19 pollici, e non voglio tornare indietro perché di un avantreno così ti innamori, al pari della ruota posteriore da 170 mm e non 190. Super la protezione dall'aria con il cupolino in posizione rialzata. Ve lo ricordo, sono alto 1,78 m e la sella è comodissima, indolenzimenti da viaggio non più pervenuti. Si può anche migliorare, ad esempio la prima risposta del monoammortizzatore e il funzionamento del freno posteriore, decisamente poco incisivo. Infine il prezzo, che parte da 18.990 euro e per la S che ho provato 21.990 euro. E ora dateci dentro con le vostre domande qui sotto nei commenti. A presto!